Questa è la nostra 41esima vendemmia, 21esima vendemmia in Anfora. Niente, abbiamo cominciato per gioco. È una storia vecchia, purtroppo non ho un'altra storia da raccontare, è la solita storia di tre amici, compagni di classe, addirittura con Titta compagni di banco, che abbiamo pensato in una estate lunga, tipica delle estate siciliane, in attesa che riaprisse l'università, avevamo 21 anni, e abbiamo detto andiamo a fare il vino. E quell'anno il papà di Titta, mi fa sempre piacere ricordarlo, ci diede l'opportunità di utilizzare questa vecchia cantina dell'Ottocento, più il vigneto attiguo che era di 3 ettari, punto 60, punto 40, 16 quintali, no, 22 quintali di uva, ci abbiamo messo, non so, 5 giorni a pigiarla con i piedi. E nacque questo vino frutto della curiosità, della passione, dell'incoscienza, anche forse per certi versi proprio della totale ignoranza di com'è. Questa totale ignoranza mi fa piacere sottolinearla perché è proprio da quei vini semplici di uva pigiata con i piedi che quando li riassaggiamo o li abbiamo riassaggiati negli anni successivi ci hanno dato la forza di dire va bene, questa è la strada. Perché noi nell'83 abbiamo iniziato a usare le baricche, quindi non andava niente di moda. All'epoca parlare di vino e parlare del nulla era la stessa cosa. Le baricche, diciamo, sono alla fine degli anni 80 come inizio. Noi le abbiamo prese usate grazie a Marco De Bartoli, qualche baricca usata di Angelo Gaia, che Marco le prendeva da Gaia e poi le diede a noi. E lì siamo entrati in un mondo con un panorama olfattivo davvero inedito e ci è sembrato di aver scoperto chissà che cosa. Alla fine degli anni 90 avevamo circa 500 baricche, ma man mano questa stanchezza dell'omologazione, questa vaniglia che si riproponeva ogni anno, tanto lavoro in vigna per poi vederlo in qualche modo omologato, invece noi cercavamo la profondità e la precisione del territorio. Invece la baricca in qualche modo, col contributo dei suoi tannini, dei legni e via ci dà. Quindi in un momento di stanchezza ho fatto un viaggio in Georgia, casualmente, ai confini con l'Azerbaigian, quindi sotto il Caucaso, dove si dice tutto è nato. E l'aver assaggiato questi vini per la prima volta mi ha ridato un entusiasmo e ho capito che lì dovevo cambiare qualcosa. Quindi alla ricerca di anfore, quelle della Georgia erano troppo lontane, un'altra lingua, fuori dall'Europa. Con Titta ci siamo girati in lungo e largo un pezzo della Tunisia e poi sino a approdare in Spagna. Lì Juanito Padilla, anche un altro personaggio che amo ricordare perché noi gli abbiamo cambiato la vita. Lui aveva smesso di fare anfore da vino per farle da giardino. A noi ha fatto 150, 160 anfore e poi dopodiché abbiamo contaminato, devo dire, tutto il mondo. L'anfora non è un materiale magico che trasforma la banalità in complessità, dico sempre, però da questa precisione fa traspirare il mosto, il vino poi come in un legno, senza quell'addizione e il contributo che dà il legno. Quindi ci è sembrato quasi l'uovo di Colombo, semplicità e precisione. Il tipo di lavoro che si è fatto inizialmente nei primi anni era quello di raspare l'uva e metterla direttamente a fermentare in anfora. Tino scoperto si copriva solamente con un panno di cotone, con degli elastici che lo tenevano chiuso ai bordi. Il vino faceva la sua fermentazione, una o due follature al giorno nel momento della fermentazione più forte, e poi si chiudevano con questi tappi di acciaio una volta che la fermentazione era finita e si lasciavano lì per 7 mesi. Parlo al passato perché
diciamo dal 2014 al 2018 sono stati fatti tantissimi esperimenti, giusto è uno che va matto per gli esperimenti. L'esperimento è stato quello di cercare di, con il passare del tempo, ammorbidire un po' il palato di questo vino, renderlo un pochettino più elegante e meno spigoloso, perché spesso ti capita che dei vini che fanno questi 7 mesi di macerazione in amfora, che a volte il tannino era un pochettino troppo impegnativo. Si è andato man mano a ridurre la porzione di buccia nelle anfore, si è andato anche a fare degli esperimenti con anfore senza buccia completamente per circa 3 anni, e per circa 3 anni questi vitigni in questa zona noi abbiamo trovato i vini fatti senza buccia in anfora sempre più puliti, più eleganti e interessanti rispetto ai 7 mesi di buccia. Quindi dal 2019 abbiamo leggermente cambiato, l'ultima annata, la 40esima, abbiamo leggermente cambiato il nostro approccio all'anfora, quindi non facciamo più la fermentazione in anfora e facciamo circa un mese di macerazione per il bianco e circa un mese e mezzo di macerazione per il rosso, dopodiché andiamo in pressa e dalla pressa veniamo direttamente in anfora. Quindi vuol dire che il vino viene già messo in anfora e chiuso, non viene mai sfecciato, e questa è la cosa che abbiamo deciso è la più interessante, perché è la feccia che rimane viva in presenza dell'ossigeno che abbiamo noi, anche perché c'è molta respirazione nelle anfore, e l'anfora ti assorbe aria, il feccino ti assorbe aria, e quindi il vino rimane sempre fresco. Siamo su Vittoria, praticamente nel punto esatto in cui ci troviamo siamo a circa 10 km dalle montagne dall'altro lato. Al lato opposto, bene o male alla stessa distanza, c'è il mare, quindi noi siamo in questo mammellone calcareo che leggermente degrada verso il mare. La cosa particolare, cioè questa è tutta l'appellazione del Cerasuolo, tra l'altro, che va da là a là, e ai due lati abbiamo il Dirillo e l'Ippari che chiudono, diciamo, i confini dell'appellazione. La cosa particolare di questa terra è che ci sono diversi tipi di suolo, come spesso capita, ma il punto in cui siamo noi è un punto molto particolare, perché abbiamo questa sabbia rossastra, quindi ricca di ferro ossidato, ma che è profonda solamente per circa 40 cm. Sotto questa sabbia abbiamo un calcare completamente bianco, cioè la terra cambia completamente. È un calcare giovane, quindi è molto morbido, si può tranquillamente scavare anche con una zappa o con una vanga, non è pietra dura, e questo è importante perché ci dà una bella mineralità e freschezza nei vini, e anche perché, non essendo duro, le radici riescono a scavare tranquillamente. Come tu sai, il calcare mantiene l'umidità, l'acqua molto bene, e quindi questo, diciamo, ci permette, uno degli aspetti che ci rende fortunati per la freschezza e per la retenzione idrica, lavorando noi in una delle regioni più calde e più siccitose che ci sono in Europa e probabilmente anche nel mondo, e si vedeva proprio questa situazione con le radici del frappato che affondavano anche per 9-10 metri di profondità. Quella dove siamo è una particella di Nero d'Avola che ancora dobbiamo vendemmiare. Vedi, il traccio sta cominciando a diventare marrone, quindi l'uva sta cominciando a maturare, i semi già si stanno cominciando a lignificare, vedi, sono una via di mezzo, e quindi noi raccogliamo principalmente ad assaggio, senza fare troppe analisi eccetera eccetera. Quello che cerchiamo una buona fenolica unito a un buon livello di zucchero e acidità, quindi come le cose cambiano in questa regione dovute al surriscaldamento globale. Perché? Perché qualche anno fa, il 24 di settembre, probabilmente il Nero d'Avola sarebbe già stato raccolto, e quello che a noi sta facendo il caldo, essendo questa una regione già calda di suo, ma la durata delle giornate calde aumenta, e quindi la maturazione della pianta si blocca per più tempo. Automaticamente, con il passare del tempo, invece di vendemmiare prima, come magari succede nelle regioni più temperate, perché hanno una maturazione più veloce,
soprattutto sul Nero d'Avola da parte nostra. Il frappato è rimasto un po' più costante, il Nero d'Avola si va allungando. Abbiamo fatto dei vini che hanno il nostro Nero di Lupo che ha 7,18 di acidità totale, che sono dei livelli molto alti, un pH di 3,28 e una gradazione alcolica di soli 10 gradi e mezzo. Quindi pur avendo una perfetta maturazione fenolica, raspo marrone, seme completamente marrone, il tannino della buccia non era un tannino amaro ma era un tannino bello maturo, e quindi hai questo vino che ha i sentori dell'uva in autunno, che ha dei sentori diversi rispetto all'uva raccolta proprio in estate, e allo stesso tempo però una tensione ed una freschezza in bocca con questa acidità altissima che ti danno una beva incredibile, morbidissimo di tannino di bocca perché il tannino era bello maturo, un vino che ha un suo equilibrio, che magari per qualcuno non raggiungere un grado alcolico di 12-13 gradi come si faceva prima tranquillamente, ma arrivare a 11-12 gradi di media, soprattutto sul Nero d'Avola, può anche essere considerata una cosa negativa. Per noi l'alcol è una caratteristica nel vino, non è né sinonimo di qualità né di mancanza di qualità, è semplicemente un parametro. Lavoriamo su 34 ettari di vigna, di cui 24 si trovano qui in Contrada Fontane circa e 10 a Bastonaca, che sono le due contrade su cui lavoriamo. Differenza è che a Bastonaca hai un suolo leggermente più argilloso, è sempre prettamente sabbioso, ma c'è una componente di argilla in più che dà ai vini una certa struttura un pochettino più. In questo tipo di terreno il Nero d'Avola ti dà tanta acidità, poco alcol, poco tannino, c'è sempre quel tannino un po' astringente che lo senti, però è molto molto fine, altrimenti sarebbe sbilanciato con così poco alcol. A livello aromatico ha proprio questa ciliegia fresca, non è una prugna secca, è molto più fresco come vino, e quindi solamente in questa zona che io conosco in Sicilia si fanno dei vini con il Nero d'Avola che sono completamente diversi rispetto a tutto il resto dei vini della Sicilia. E a noi questa cosa piace perché fare dei vini meno alcolici, più bevibili e più freschi è per noi il sogno che si realizza, tra virgolette. Quando ero piccolo mi capitava di venire a Vittoria e c'era questo odore di mosto per l'aria che invadeva tutta Vittoria. I vini li facevano magari presso in campagna, per poi con le otri di tela, questo me lo ricordo, veniva trasportato nelle botti e molti avevano le botti a casa. Per me c'è un imprinting nella mia memoria che ancora ogni anno si rinnova, questa memoria del ricordo del profumo, anche dagli zii che avevano queste botti in casa, e a volte quando dormivo da loro c'era quasi una sorta di allerta. Mia mamma si svegliava la notte per vedere se non eravamo stati, come dire, tramortiti dall'anidride carbonica che sviluppava questa fermentazione, quindi si dormiva con le finestre aperte. Questi sono i ricordi che ho. Qualche giorno fa purtroppo ci ha lasciato Diego Planeta, che è stato un personaggio, credo che insieme a Marco De Bartoli sono quelli che più si sono spesi e dati per cambiare questa terra. Marco l'ha fatto con la passione e lavorando nel vino, e Diego, oltre che nel vino, poi con un'impresa di famiglia importante, l'ha fatto dal punto di vista del traghettare un'isola che era fatta di vini da taglio, era fatta di distillazione, avendo una visione che questa terra poteva cambiare, poteva entrare tra le regioni viticole, anzi enologiche, tra le più importanti del mondo. Io ricordo quei tempi, il lavoro che abbiamo fatto, i sogni che avevamo, e questo periodo noi ce lo sognavamo.